Ciao a tutti! In questa open beta la sfida più importante era quella di andare a killare Ashava, ossia il boss world che troviamo verso il livello 25. Questa volta devo dire che era molto più complicato andarlo a fare, infatti molte persone si sono lamentati sul forum perché il livello massimo di questa open è il livello 20 e quindi bisognava affrontarlo per forza a livello appunto 20 e non più 25. In realtà questo boss è un livello addirittura 25 più, quindi teoricamente si potrebbe andare tranquillamente ad affrontare verso il livello 30, ma noi siamo stati molto fortunati e anche molto bravi perché a livello 20 siamo riusciti a farlo e quindi avremo il reward quando poi ovviamente andremo a ordinare il gioco della skin del cavallo che avevo fatto vedere in qualche altro video. Ora vediamo quali sono i punti importanti per andare ad affrontare al meglio questo boss. Vediamo ora un po' tutte le fasi importanti che dobbiamo tenere in considerazione per affrontare al meglio questo boss. Infatti Ashava ha 4 fasi. Vedete che dovete tenere d'occhio la barra della vita sua qui in alto e al raggiungimento di ogni fase lascerà cadere delle pozioni. Vedete che ci sono dei triangolini, quindi notate che ci sono 4 triangoli. Quando avremo raggiunto, quindi la sua vita calerà e avrà raggiunto il primo triangolo, andranno a cadere delle pozioni e così via per le altre 3. Poi una cosa molto importante è di tenere d'occhio la barra sotto, quella gialla. Questa barra andrà a crescere piano piano ogni volta che andremo a utilizzare le abilità di controllo della folla, ossia i CC, come vi dicevo in un video precedente. In questa maniera il boss sarà più sconcentrato e quindi ci darà più tempo per riuscirlo ad attaccare. Dunque, un'altra cosa importante sono tutte le sue mosse. Come vi dicevo già nel video precedente, Ashava roterà su se stesso dando una mossa letale, quindi consiglio a tutti quanti, ditelo anche ai componenti del vostro gruppo, di rimanere il più possibile sotto la sua pancia. In questo modo non andremo a prendere tutti gli attacchi AOE che andrà a fare. Dunque, un'altra cosa importante che dobbiamo andare a guardare è la barra sfalsata sotto la barra della salute. È una piccola linea gialla che si forma e mano a mano andrà a crescere sempre di più. Questa barra si andrà a riempire ogni volta che un giocatore andrà a utilizzare abilità di controllo della folla come lo slow, il chill, il daze, lo stun, il freeze, immobilize, il taunt o il knockdown, ovviamente utilizzato sul boss mondiale. Quando questa barra è completamente piena, una delle lame del braccio del boss si andrà a spezzare permanentemente, stordendo il boss per 12 secondi e rendendolo Ashava più debole per il resto del combattimento. Quindi questo è molto importante, andare a utilizzare delle skill che hanno appunto i CC. Dunque ora se osservate la barra vedete che è spuntata fuori questa striscia nuova azzurra. Qui si vede perfettamente quello che vi ho appena spiegato, cioè ossia che è aumentata tantissimo fino al massimo la barra, quella gialla, e dopo è molto vulnerabile con la barra azzurra. Dunque un'altra mossa importante che va a fare Ashava è quella di rilasciare o sputare 3 pozzanghere di veleno che, come potete vedere qua dal video, sono queste qui di color verde giallo. Per riuscire a evitare, ovviamente dovete sempre non rimanere mai davanti al suo muso, ma anche andare a comprare oppure craftarvi un elisir anti veleno. Questo vi darà un piccolo aiuto per resistere al suo appunto veleno. Cerchiamo quindi di rimanere sempre in posizione sotto la sua pancia, di evitare gli attacchi con le sue zampe anteriori e spostarci al limite di fianco, un po' vicino alle sue zampe posteriori. In questo modo andremo anche a evitare un'altra mossa importante che va a fare, ossia quella del salto. Solitamente fa il salto in avanti e quindi se siamo dietro dovremmo evitarlo. Se nel caso dovesse fare il salto dovete doggiarlo o quindi schivarlo.
Dunque, allora, non è stato facilissimo fare a livello 20 questo boss, infatti è indicato 25 più, qualche volta si è morti, però comunque come potete notare, nonostante un po' le difficoltà, siamo riusciti a fargli calare molto facilmente la vita. Questo andando ad utilizzare molte skill, come vi dicevo prima, di controllo, in modo da riuscire a renderlo vulnerabile. Dunque ragazzi, ce l'abbiamo fatta, il bottino è stato buono perché per quanto mi riguarda mi ha dato credo 2 o 3 leggendari. Vi ricordo che questo boss durante la beta spawnerà più volte, ossia ogni 3 ore, e quindi questi sono tutti i consigli che mi sento di dare per poterlo affrontare al meglio. Vi ringrazio per la visione, se avete delle domande o dei consigli fatemele qui sotto nei commenti, come sempre vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e ci vediamo per un prossimo video. Ciao a tutti!